Ciao e benvenuto e benvenuta nel terzo video del nostro percorso sul condizionale presente e passato in italiano. Nel primo video di questo percorso abbiamo visto come formare il condizionale, nel secondo video abbiamo visto come usare il condizionale presente e passato in italiano. Oggi studieremo insieme la concordanza con il condizionale. Faccio la solita parentesi, i miei video sono per studenti e studentesse di livello intermedio che vogliono raggiungere un livello avanzato, quindi anche argomenti di livello principiante come il condizionale sono affrontati nei miei video da una prospettiva avanzata, pensando appunto a chi vuole raggiungere un livello avanzato. I miei video non sono per principianti. Prima di guardare questa video lezione ti consiglio di fare 2 passi indietro e di guardare i primi 2 video di questo percorso sul condizionale. In questa video lezione vedremo insieme la concordanza con il condizionale quando il condizionale appare nella frase dipendente e la concordanza con il condizionale quando il condizionale appare nella frase principale. La concordanza riguarda appunto l'accordo verbale tra il tempo, il verbo della frase principale e il verbo della frase dipendente. Tra questi 2 verbi si possono creare rapporti di contemporaneità, cioè le 2 azioni succedono allo stesso momento. Si possono creare rapporti di anteriorità, cioè il verbo, l'azione della frase dipendente succede prima nella linea del tempo rispetto al verbo della frase principale. Ed infine si possono creare rapporti di posteriorità. Il verbo, l'azione della frase dipendente succede dopo, nella linea del tempo, rispetto al verbo della frase principale. Per approfondire il concetto di concordanza e il concetto di frase dipendente e frase principale, ti consiglio di andare sul mio canale YouTube Lingua Italiana Insieme, digitare concordanza e dopo aver digitato concordanza ti consiglio di guardare le mie 3 video lezioni dedicate a questo argomento, perché in questa video lezione non parlerò in modo approfondito del concetto di concordanza. Quindi recupera queste 3 video lezioni sulla concordanza con l'indicativo per approfondire questo argomento linguistico. E dunque iniziamo subito. Il modo condizionale è un modo verbale composto da 2 tempi, presente e passato, che in italiano può comparire sia all'interno della frase dipendente sia all'interno della frase principale. Ripeto, questi concetti sono spiegati in una video lezione che ho pubblicato un po' di tempo fa e che puoi guardare cliccando su questo link che appare in alto. Vediamo dunque come creare determinati rapporti di contemporaneità, anteriorità e posteriorità con il condizionale. E partiamo dal primo gruppo, che riguarda il condizionale nella frase dipendente. Utilizzando il condizionale presente nella frase dipendente, creiamo rapporti di contemporaneità nel presente quando nella frase principale abbiamo un tempo indicativo presente. So/credo che faresti la scelta giusta. Frase principale abbiamo indicativo presente, frase dipendente abbiamo condizionale presente. Come vedi, nella frase principale possiamo mettere sia una parola chiave, sapere, che chiama l'indicativo, sia una parola chiave, credere, che chiama il congiuntivo. Spiego il concetto di parola chiave in una video lezione che ho pubblicato un po' di tempo fa e che puoi guardare cliccando su questo link che appare in alto. Quindi in entrambi i casi, sia quando abbiamo una parola chiave che chiama l'indicativo, sia quando abbiamo una parola chiave che chiama il congiuntivo, possiamo utilizzare il condizionale presente nella frase dipendente per creare rapporti di contemporaneità nel presente, dove appunto l'azione della principale e l'azione della dipendente succedono allo stesso momento nel presente. Utilizziamo invece il condizionale composto, il condizionale passato,
nella frase dipendente per creare rapporti di anteriorità nel presente, quando nella frase principale abbiamo un tempo presente, indicativo presente. So, credo, oggi, nel presente, che avresti fatto la scelta giusta nel passato. Questo è un rapporto di anteriorità, perché la frase dipendente succede prima nella linea del tempo rispetto alla frase principale che succede nel presente. Anche in questo caso, nella frase principale possiamo usare sia parole chiave che chiamano l'indicativo, sia parole chiave che chiamano il congiuntivo. Sapere e credere. Nella frase dipendente utilizziamo il condizionale composto, il condizionale passato, per creare rapporti di posteriorità nel passato quando nella frase principale abbiamo un tempo passato. Sapevo, ho saputo, credevo, ho creduto che avresti fatto la scelta giusta. Nella frase principale possiamo mettere sia parole chiave che chiamano l'indicativo, sia parole chiave che chiamano il congiuntivo al passato. Passato prossimo imperfetto dipende appunto dalla natura dell'azione. E nella frase dipendente mettiamo il condizionale composto per creare rapporti di posteriorità nel passato, cioè la frase dipendente succede dopo nella linea del tempo rispetto alla frase principale, ma è una posteriorità nel passato, poiché appunto l'azione della dipendente succede dopo, ma nell'ambito del passato e non nell'ambito del futuro per il presente. So che andrai. Questo è un futuro per il presente. So oggi nel presente che nel futuro andrai. Ma sapevo che avresti fatto la scelta giusta. Sapevo nel passato che avresti fatto la scelta giusta nel futuro, ma un futuro relativo al passato, ok? Infatti questo si chiama anche futuro nel passato. Approfondisco questo concetto nel video che appare adesso in alto. Infine, con il condizionale presente nella frase principale possiamo creare rapporti di contemporaneità nel futuro quando mettiamo nella frase principale un tempo futuro, indicativo futuro. Saprò, crederò che faresti la scelta giusta. Queste azioni succedono allo stesso tempo, ma succedono allo stesso tempo nel futuro. Crederò nel futuro, saprò nel futuro che faresti nel futuro la scelta giusta. Queste azioni succedono allo stesso tempo nella linea del tempo, ma non nel presente. Credo che faresti, questa è contemporaneità nel presente, ma nel futuro. Crederò che faresti. Perché uso il condizionale nelle frasi dipendenti in questo caso? C'è differenza ovviamente tra dire so che fai la scelta giusta e so che faresti la scelta giusta. So che fai è una certezza. Utilizziamo l'indicativo perché è una cosa certa. Io so che tu fai sempre la scelta giusta. Se utilizzo il condizionale invece sto parlando di una possibilità. In quella situazione specifica io so che c'è la possibilità che tu faccia la scelta giusta. Quindi utilizzo il condizionale. So che faresti la scelta giusta. Il condizionale rappresenta una possibilità. Quando invece abbiamo una parola chiave che chiama il congiuntivo, stiamo esprimendo, come ho detto, come ho già spiegato nel video 2 di questo percorso sul condizionale, stiamo esprimendo un'opinione in modo gentile, in modo più morbido. Credo che faresti la scelta giusta, ma anche in questo caso si tratta di una possibilità. Il condizionale ha in sé sempre questa sfumatura di possibilità. Per questo, in questo si differenzia dall'indicativo, che invece ha in sé una sfumatura di certezza maggiore. Va bene? E quando utilizziamo il passato, ovviamente, è sempre la stessa cosa. So che avresti fatto la scelta giusta, so nel presente che nel passato avresti fatto la scelta giusta. C'è differenza tra dire so che hai fatto la scelta giusta, azione accaduta, certa,
So che avresti fatto possibilità. So che in quella situazione tu avresti fatto la scelta giusta. Ci sarebbe stata la possibilità che tu avresti fatto la scelta giusta. Quindi parliamo sempre di possibilità e non di certezza. Negli esercizi che ho creato per te per questa video lezione potrai mettere in pratica quello che stiamo studiando adesso insieme, quello che ti sto spiegando, e vedere proprio in esempi concreti l'utilizzo del condizionale e il concetto di possibilità. Gli esempi chiariranno meglio questa cosa. Passiamo adesso al secondo gruppo, che riguarda il condizionale nella frase principale. In questo caso non mettiamo più il condizionale nella frase dipendente, come nel gruppo precedente, ma lo mettiamo nella frase principale. Iniziamo a vedere il condizionale nella frase principale con l'indicativo. Che cosa significa questo? Significa che nella frase principale abbiamo una parola chiave che chiama nella frase dipendente un indicativo e non un congiuntivo. Contemporaneità nel presente. Affermerei che hai ragione. Condizionale presente, frase principale, indicativo presente, frase dipendente. Contemporaneità nel passato. Avrei affermato che avevi ragione. Condizionale passato nella frase principale, imperfetto nella frase dipendente, imperfetto indicativo nella frase dipendente. Anteriorità nel presente. Affermerei che avevi / hai avuto ragione. Condizionale presente nella frase principale, indicativo imperfetto o passato prossimo, dipende dalla natura dell'azione, nella frase dipendente. Anteriorità nel passato. Avrei affermato che avevi avuto ragione. Condizionale composto nella frase principale, indicativo trapassato nella frase dipendente. Posteriorità nel presente. Affermerei che avrai ragione. Condizionale presente nella frase principale, indicativo futuro semplice nella frase dipendente. Posteriorità nel passato, condizionale passato nella frase principale, condizionale passato nella frase dipendente. Nel primo caso, la dipendente e la principale succedono allo stesso tempo nel presente. Affermerei nel presente che hai ragione nel presente. Nel secondo caso, la dipendente e la principale succedono allo stesso tempo ma nel passato. Avrei affermato nel passato che avevi ragione nel passato. Nel terzo caso, la frase principale succede nel presente. Affermerei nel presente. La frase dipendente succede nel passato. Che avevi o hai avuto ragione nel passato. Nel terzo caso, la frase principale succede nel passato, avrei affermato. La frase dipendente succede in un passato più passato del passato, che avevi avuto ragione. Quindi siamo sempre nel passato, ma la frase dipendente succede in un passato più passato del passato, che è il trapassato. Nella quinta frase, la frase principale succede nel presente, affermerei nel presente, la frase dipendente nel futuro. Affermerei nel presente che nel futuro avrai ragione. Nell'ultima frase, la frase principale succede nel passato, avrei affermato nel passato, la frase dipendente succede nel futuro, ma futuro per il passato, quindi un futuro che rimane nell'ambito del passato, nel blocco del passato. Invece la frase precedente si sposta in un altro blocco. Affermerei nel presente che avrai ragione nel futuro, ma questo è un futuro dopo il presente. Invece avrei affermato che avresti avuto ragione è un futuro nel passato. Quindi un futuro che rimane nell'ambito del passato. Va bene? Ripeto, con gli esercizi questi concetti si chiariranno meglio. Passiamo adesso a vedere la concordanza con il condizionale nella frase principale, quando però nella frase principale abbiamo una parola chiave che chiama nella frase dipendente un congiuntivo e non un indicativo, come abbiamo visto
nel gruppo precedente. Prima di andare avanti e di vedere nello specifico questo gruppo, ti ricordo che se vuoi approfondire il concetto di concordanza con indicativo e congiuntivo, e quindi vuoi studiare questo argomento in modo approfondito, ho creato un intero modulo del mio corso online di grammatica avanzata dedicato a questo argomento, dove analizzo questo argomento della concordanza con indicativo e congiuntivo in modo molto preciso e approfondito. Quindi ti consiglio di andare sul mio sito learnilango.com e di dare un'occhiata al secondo modulo del mio corso online di grammatica avanzata. Andiamo avanti. Contemporaneità nel presente. Crederei che tu abbia ragione. Condizionale presente nella frase principale. Congiuntivo presente nella frase dipendente. Contemporaneità nel passato. Avrei creduto che avessi ragione. Condizionale composto nella frase principale. Congiuntivo imperfetto nella frase dipendente. Anteriorità nel presente. Crederei che avessi / abbia avuto ragione. Condizionale presente nella frase principale. Congiuntivo imperfetto o passato prossimo nella frase dipendente. Anteriorità nel passato. Avrei creduto che avessi avuto ragione. Condizionale composto nella frase principale. Congiuntivo trapassato nella frase dipendente. Posteriorità nel presente. Crederei che avresti avuto ragione. Condizionale presente nella frase principale, condizionale composto nella frase dipendente. Posteriorità nel passato, avrei creduto che avresti avuto ragione. Condizionale composto nella frase principale, condizionale composto nella frase dipendente. Anche per questo gruppo, nella prima frase le due azioni succedono nello stesso momento, sono contemporanee ma nel presente. Nella seconda frase sono contemporanee ma nel passato. Nella terza la frase dipendente succede prima della frase principale, ma la frase principale è nel presente, quindi è anteriorità nel presente. Nella quarta frase la frase dipendente succede prima della frase principale, ma la frase principale è nel passato, per questo anteriorità nel passato. Nella quinta frase la frase dipendente succede dopo la frase principale nel presente, quindi è un futuro per il presente. Nell'ultima frase la frase dipendente succede dopo, nella linea del tempo, rispetto alla frase principale, ma la frase principale è nel passato. Dunque parliamo di un futuro nel passato, va bene? E anche in questo caso, ovviamente, perché utilizzare il condizionale? Utilizzare il condizionale per una possibilità. In quella situazione crederei. In quel caso crederei. In quella occasione crederei. Beh, forse crederei. Vedi tutti questi elementi linguistici che ho messo prima di crederei? Ma anche affermerei, vale la stessa cosa. In quel caso affermerei, forse affermerei, in quell'occasione, in quella situazione affermerei. Quindi parliamo sempre di possibilità, utilizziamo il condizionale per possibilità. E ripeto, c'è differenza tra dire affermo che hai ragione, affermo adesso in una situazione che si sta svolgendo in questo momento reale, in cui noi partecipiamo, che tu hai ragione. Affermerei che hai ragione. Non affermerei in questa situazione in cui siamo adesso, ma affermerei in una situazione possibile, realizzabile. Ok? La differenza è questa. L'indicativo riguarda qualcosa che succede in questo momento, a cui tu partecipi, che è successa nel passato, a cui tu hai partecipato, o anche altri hanno partecipato, dipende dal soggetto del verbo, o nel futuro a cui parteciperai. Il condizionale riguarda scenari possibili, situazioni, occasioni possibili. Va bene? Questo è molto importante. Se ti vedessi più allegra, crederei che tu abbia fatto un viaggio. Sto parlando di possibilità, di scenari possibili, e questa è la differenza principale. Azioni accadute a cui prendi parte o a cui altri soggetti prendono parte.
perché posso anche dire lei afferma o noi affermiamo che hai ragione o lei affermerebbe che hai ragione per la possibilità. Quindi non è per forza io come soggetto, ma la cosa importante è che quando nella principale utilizziamo un indicativo, stiamo parlando di cose certe, accadute. Quando invece utilizziamo il condizionale parliamo di scenari possibili, di situazioni possibili. Bene, abbiamo finito quest'ultimo video di questo nostro percorso sul condizionale. Adesso corri a fare gli esercizi e mi raccomando ti aspetto nei commenti per domande o dubbi. Ovviamente io do sempre la priorità ai nostri abbonati e alle nostre abbonate al canale YouTube. Ti ringrazio per il tuo ascolto, noi ci sentiamo nella prossima video lezione. Grazie e ciao!